Il mistero vi attende qui su UFO News GL. Naturalmente, come sempre, noi non vogliamo farlo aspettare troppo. Qualche giorno fa, qui alcuni degli utenti amici del canale YouTube mi hanno chiesto di trattare un caso storico, quello della nonnina derubata dagli alieni marziani. Pronto immediatamente, quindi, a trattare questo argomento, su cui non è che ci sia chissà che cosa da dire, ma l'argomento è interessante e spesso sottovalutato, quando in realtà invece non fa parte solo dell'importante casistica nazionale tra quelli che sono in qualche modo i casi legati a presenze extraterrestri indagati dai carabinieri, ma soprattutto che sono stati degni di nota da parte della stampa, da parte della informazione televisiva. E naturalmente questo è un caso speciale che è arrivato oltreoceano, è entrato nelle casistiche internazionali di molti paesi, in particolar modo di quello statunitense, dove addirittura è stata creata un'immagine che poi è stata acquisita dalla Domenica del Corriere, che in qualche modo nel novembre dello stesso anno ha dato ampio spazio a questa cosa. Ma vediamo insieme il caso del 1954, che vede protagonista la signora Rosalotti Dainelli, che all'epoca aveva 40 anni ed era una contadina che risiedeva a Cennina, una piccola frazione del comune di Bucine ad Arezzo, zona in cui in quel periodo ci fu un flap non solo di avvistamenti UFO, ma addirittura anche di presenze aliene in loco. È il 1° novembre, sono le 6:30 del mattino, quando la signora Lotti sta passeggiando in una zona boschiva, facendo strada per andare verso la chiesa del paese. Stava portando con sé un mazzo di fiori, delle calze e delle scarpe. Ora, scavando nel passato, non è lecito sapere il motivo per cui stesse portando queste due cose, ma reputo molto probabile che, dovendo fare questo sentiero, si era portato un paio di scarpe pulite, un paio di calze pulite da indossare prima di entrare in chiesa, sostituendole naturalmente con quelle che si sarebbero probabilmente sporcate con il terreno del percorso. Durante questo viaggio, tra virgolette, si accorge che c'è un oggetto appuntito tra la vegetazione che riesce a intravedere, e avvicinandosi scorge questo oggetto alto probabilmente, secondo la sua stima, circa 2 metri, un po' panciuto al centro e appuntito alle due estremità, così come viene descritto poi nella copertina utilizzata dalla Domenica del Corriere, con cui è diventato famoso, che tra l'altro, se non ricordo male, è stata illustrata da un noto artista statunitense dell'epoca. 2 piccoli esseri sbucano improvvisamente dai cespugli e li descrive come 2 piccoli non umani, anche se con caratteristiche umanoidi, con una tuta grigia e un casco sulla testa che impediva di vedere benissimo, diciamo, i tratti somatici, i lineamenti. Si rivolsero alla donna in un linguaggio molto strano, e questo effettivamente è qualcosa che troviamo molto spesso in avvistamenti e contatti di questo tipo tra gli anni 50 e gli anni 80. È impaurita, ma non eccessivamente, tende ad allontanarsi un pochettino fino a quando di fatto viene in qualche modo aggredita, tra virgolette, nel senso che gli alieni, che non riescono a farsi capire, che verranno poi etichettati come dei marziani, gli avrebbero tolto dalle mani le calze che stava portando e una parte dei fiori. Questo furto, che fa un po' sorridere, però rende autentica la storia, che verrà confermata in modi diversi da diversi testimoni. Quando la donna torna poco dopo
sul posto con altre persone, dopo aver raccontato naturalmente quello che era successo, il mezzo e i due esseri non erano più sul luogo, ma rimaneva una traccia di un grossoforo nel terreno che verrà visionata e di cui prenderanno atto con un'indagine che si aprirà da parte dei carabinieri sul punto in cui era avvenuta l'aggressione della donna quarantenne, e naturalmente dove era stato avvistato il fuso extraterrestre. La vicenda diventa di dominio pubblico grazie al livello mediatico, naturalmente nazionale e internazionale, alla Domenica del Corriere che gli dedica la copertina di novembre. Lo stesso caso viene archiviato addirittura come autentico dal MUFON e il racconto di Rosa viene rafforzato da diverse testimonianze, tra cui una testimonianza di persona che è rimasta anonima di un oggetto luminoso visto atterrare in qualche modo e decollare più o meno nella stessa fascia oraria dello stesso giorno da un'altra contadina che avrebbe avuto quindi un incontro ravvicinato, ma non tanto quanto quello della nostra protagonista. Lo stesso marito della contadina, che si trovava a circa 100 metri di distanza dal luogo dove stava passeggiando per scendere in chiesa la signora Lotti, vide un astronomo bagliore e allo stesso tempo udì delle voci di donna che chiacchieravano e interpreta come un chiacchiericcio tra donne che passeggiavano insieme. Non riconosce quindi nemmeno la voce della propria moglie. Due bambini della stessa Cennina diranno durante un tema, quindi lo scrissero direttamente all'interno di un compito in classe, che avevano visto la donna camminare nel bosco e l'avevano vista parlare insieme, anzi parlottare più esattamente, insieme a due piccoli esseri che non riuscivano a ben identificare e non furono naturalmente creduti. Magari presero anche un brutto voto per avere scritto delle corbellerie all'interno di un tema. Rosa fu sottoposta a visite mediche che dichiararono che la persona non solo stava bene a livello fisico ma anche a livello mentale, quindi essendo sana di mente non c'era motivo di dubitare di ciò che aveva detto e vissuto. La protagonista dell'esperienza muore a 92 anni e naturalmente non ha mai rivisto il suo racconto e la sua esperienza vissuta, ma ha sempre confermato fino all'ultimo momento della sua vita ciò che aveva detto. Naturalmente non parlò di marziani, parlò di esseri alieni, appunto nel vero senso della parola, cioè non autoctoni, non umani. Non pronunziò mai questa parola marziano, che in realtà era una parola di uso comune più per identificare appunto gli abitanti del pianeta più vicino. Spero di aver fatto cosa gradita con questo racconto di questo importante storico caso italiano, così come mi è stato chiesto, e ovviamente qualora dovessero emergere in futuro maggiori informazioni, maggiori dati che esulano da quelle che sono le fonti di informazioni ufficiali, sarà mia premura darvele il più presto possibile. Ci vediamo alla prossima, ciao a tutti e buon proseguimento.